Se mi seguirete per 10 minuti, proverò a darvi un po' di strumenti che vi aiuteranno a evitare qualche vicolo cieco. Non sto per parlarvi di urbanistica, la viabilità non c'entra niente. Vi sto parlando di comunicazione. Ma penso che l'abbiate capito leggendo il titolo di questo intervento, perché vicoli ciechi, che è l'espressione che ho scelto quando mi hanno chiesto di sintetizzare in poche parole il senso del mio discorso, è una metafora. Una metafora è una scorciatoia per arrivare più in fretta e più dritti a comunicare un messaggio. Nella pubblicità, che è il mio mestiere, le scorciatoie fanno parte del gioco e non c'è niente male in questo. Noi abbiamo a volte 30 secondi, 20 secondi, 10 secondi di uno spot televisivo o abbiamo poche righe su un cartellone pubblicitario e quindi la velocità ci serve. Niente di male quindi nell'usare scorciatoie, ma bisogna usarle bene. La psicologia cognitiva ci dice che il nostro cervello ha bisogno di scorciatoie, è pigro il cervello a volte. Per cui ci sono dei procedimenti che si chiamano euristiche, che sono dei processi mentali che ci aiutano a prendere decisioni molto velocemente. Sono basate sull'intuito, sull'esperienza accumulata. L'esempio più classico, quello scolastico, è quando io vedo un'auto che viene verso di me a tutta velocità, non sto ad analizzare tutti i dati a disposizione, non sto a pensare quanto sarà la velocità, quant'è la distanza di frenata, l'arco per poter sterzare e nemmeno le ragioni che dovrebbero spingere il guidatore a volere uccidere proprio me, venendomi addosso. Il mio cervello velocemente mi dice vai, senza tante storie, vai. Quella è una scorciatoia e in quel caso è una scorciatoia buona. Non tutte le scorciatoie però sono scorciatoie buone. L'immagine che vedete alle mie spalle è molto diretta, molto facile, perché nel momento in cui io devo indicare in pochissimo tempo a un uomo o a una donna da che parte dirigersi, questa cosa funziona perfettamente. Peraltro mi viene in mente, settimana scorsa ero a giocare a tennis all'Isola d'Elba, per qualche giorno soltanto, e in spiaggia ho avuto bisogno di andare in bagno, ho chiesto al ragazzo del bar di indicarmi la strada, sono andato diretto, e quando sono uscito dalla porta del bagno mi sono trovato di fronte una signora che mi guardava malissimo, arrabbiatissima. Ovviamente ho capito di aver fatto qualche errore, non sapendo esattamente quale, la prima cosa che ho fatto è proprio voltarmi per guardare la targhetta. In quel caso non c'era un pittogramma, ma c'era una scritta, c'era scritto Signore. Ho capito l'errore, ma con una brillantezza che in realtà ha sorpreso me per primo, ho detto, beh, ma io sono un signore. La signora non ha gradito tantissimo, comunque è rimasta arrabbiata. Ma tornando a questo pittogramma, fa il suo mestiere egregiamente, però, se ci facciamo caso, è basato, contiene uno stereotipo, perché la donna porta la gonna, banalmente. E con questo non voglio dire che lo stereotipo è sempre negativo, è sempre da condannare, perché ci sono casi, tipo questo, in cui se io scelgo di utilizzare un camice bianco per dire tecnico, esperto, medico, sto prendendo una scorciatoia, ma non vado in nessun vicolo cieco, non sto facendo male a nessuno, quindi faccio il mio lavoro e lo faccio senza danni. Se invece, come purtroppo in pubblicità facciamo ancora e soprattutto abbiamo fatto, utilizzo per descrivere una famiglia degli stereotipi che prevedono, per esempio, il marito che torna a casa la sera, si toglie la giacca, bello stanco, la cravatta, si mette sul divano ad aspettare che la servizievole mogliettina gli prepari la cena, questo è uno stereotipo che, oltre ad essere un po' ridicolo, è altamente discriminatorio e molto pericoloso. È vero che il pericolo è insito un po' nello stereotipo, anche nella sua etimologia, perché stereotipo viene dal greco, stereos significa duro e tipo significa impronta. Quindi un'impronta dura, un'impronta indelebile. Una volta che l'ho lasciata faccio fatica a cancellarla, a liberarmene. E resto nell'antica Grecia per parlarvi della seconda scorciatoia di questa sera, che è la metafora. Ne abbiamo accennato all'inizio. La metafora, Aristotele la definiva uno dei mezzi più potenti per trasmettere un messaggio. Diceva che ci sono alcuni concetti che nessun discorso lineare e razionale può esprimere in maniera tanto efficace quanto una metafora. È vero che c'è anche, come il mio amico Luca Sofri dice, che le metafore spesso sono atti di pigrizia, perché
utilizzano immagini preconfezionate, quindi descrivono una realtà preconfezionata. È vero, però è vero che nella pubblicità è più la necessità di velocità che la pigrizia che ci guida a scegliere metafore. La metafora è uno strumento potentissimo, non è solo uno strumento veloce, è uno strumento potentissimo perché funziona per analogia. Quindi io quando voglio parlare di qualcosa, ne scelgo qualcos'altro e posso scegliere liberamente, per esempio attingendo nel bagaglio culturale o nelle emozioni delle persone a cui sto parlando. E questo trasforma la metafora da un lato in qualcosa che arriva dritto e che può toccare non solo le corde razionali, ma anche quelle emotive delle persone. Dall'altra parte lo rende particolarmente pericoloso. È uno strumento, tanti autori lo definiscono un pericolosissimo strumento di manipolazione. Si può imbrogliare facilmente con le metafore proprio per questo, perché mi posso allontanare dal concetto che voglio esprimere e sceglierne un altro. E creo quasi un falso sillogismo. La terza scorciatoia di cui vi parlo è l'algoritmo. La pesco dal mondo scientifico per evitare di fermarmi troppo sull'antica Grecia e di essere scambiato per un vecchio professore di lettere, senza che abbia niente, anzi adoro i professori di lettere. Però l'algoritmo, che è uno strumento che parte dalla matematica, anzi ha una definizione abbastanza complicata, che mi sono scritto perché questa a memoria non me la ricordavo. Dice: l'algoritmo è una strategia per la soluzione di problemi di uno stesso tipo, basata su un numero finito di operazioni che strutturano percorsi codificati e ripetibili. L'applicazione di un algoritmo consente di arrivare velocemente a soluzioni certe attraverso dati certi. Quindi, a differenza delle euristiche che sono basate su intuito, l'algoritmo è basato su dati certi. Io che non sono un matematico uso l'algoritmo, ad esempio, per inseguire le persone sul web. Vi sarà capitato migliaia di volte, su Facebook, su Instagram, di trovarvi di fronte a un annuncio pubblicitario che vi proponeva esattamente quello che volevate, quello che avevate in testa, quello di cui avevate parlato con gli amici. In quel caso l'algoritmo funziona bene, è una bella scorciatoia, perché a voi che cercate contenuto, per voi la pubblicità diventa servizio. E per l'investitore che spende dei soldi per arrivare a parlare con voi, evita l'effetto dispersione, puntando sulla rilevanza di quel contenuto per voi. Funziona abbastanza bene, salvo quando, per esempio, quel libro che davvero vi piace tanto, però l'avete già comprato, l'avete anche consigliato agli amici, li avete recensito e non siete stufi di vedervelo proporre tutte le volte. In quel caso l'algoritmo, diciamo, scricchiola. Però i vicoli ciechi dell'algoritmo sono più legati all'uso superficiale dell'algoritmo. Qui c'è una slide che trovo interessante perché mette in correlazione dei dati veri, certi, e dice che il tasso di divorzi nel Maine ha una correlazione del 99,26% con il consumo di margarina negli Stati Uniti. Sono dati veri. E sono dati estratti da un algoritmo, che se io uso superficialmente posso arrivare ad utilizzare per fare magari una campagna tipo questa. Stanco della tua relazione matrimoniale? Compra la nostra margarina. Noi non ne usiamo tanta qui in Italia, però insomma potrebbe essere un bel escamotaggio. Ovviamente è evidente che sia qualcosa di sbagliato, che sia un vicolo cieco in cui ci porta un algoritmo, e ci fa anche sorridere. Vi vedo sorridere su questa campagna, però io vi dico una cosa: la gente crede alla pubblicità, ci crede molto, molto di più di quanto voi possiate immaginare, e questo dà a noi comunicatori pubblicitari una responsabilità enorme che dovremmo prenderci tutta. La prima responsabilità è quella di essere completamente onesti, ma anche severamente attenti nei messaggi che passiamo, perché i nostri messaggi arrivano. La seconda, in positivo, un po' più bella, è quella che proprio perché i nostri messaggi arrivano, le nostre scorciatoie funzionano, noi possiamo anche contribuire nel nostro piccolo a rendere il mondo un posto un po' migliore, senza fare grandi cose, magari semplicemente raccontandolo, proponendolo, visualizzandolo in un modo non esattamente come lo vediamo, ma come ci piacerebbe che fosse, come vorremmo che fosse.
Pescando ancora dalla psicologia, queste si chiamano profezie autoavveranti. Io descrivo un mondo come potrebbe essere e quello a volte magicamente succede. E poi l'altra responsabilità che noi comunicatori condividiamo con tutti voi, con voi in platea, con le persone che ci guardano online, è quella di stare attenti, di imparare a riconoscere i luoghi comuni, gli stereotipi, capire quali fanno male, quali creano gabbie, sradicarle queste gabbie, non accettarle e non accettare di difendersi quando sono di fronte a uno stereotipo con la solita odiosissima frase che vabbè, ma si è sempre detto così, si è sempre visto così, cosa vuoi che faccia? Perché altrimenti saremmo noi, e qui cito un cantautore, un grande comunicatore che è Ivano Fossati, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.